Dirò la mia per l'ultima volta, almeno per il momento e in modo riassuntivo, sulla situazione di Answer Nerd, in modo anche magari da poterlo aiutare e consigliare a risolvere il problema, se possibile. I potenziali problemi suoi, se vogliamo rianalizzarli anche alla luce delle ultime novità, sono due, uno legale e uno morale verso i suoi follower. Questi è consigliabile evitarli e scongiurarli il prima possibile per evitare ulteriori problemi o che si aggravino. Lui è stato indagato quasi sicuramente per le sue evidenti partnership con le società che producono o importano queste console già fornite di ROMs e per le sue affiliazioni con le varie società che attraverso Amazon o simili vendono le console con le ROM. Tutto ciò lo ha messo all'interno di un'indagine che, come ho detto nel mio video già fatto su questo argomento, quasi sicuramente secondo me è partita dagli albori come cosiddetta operazione Coinop 80 del 2024. Per queste cose non si fermano alle notizie che si limitano a dare i giornali, ma si va avanti. Questa è la probabile causa legale del suo essere indagato. Poi inoltre, a mio avviso, c'è un'ingenuità di fondo nell'aver fatto dei concorsi, delle pubblicità, dove mette i simboli della ditta e ringrazia chi gli ha regalato la console che normalmente viene già venduta con le ROM e quindi purtroppo rientra in un meccanismo di braccio pubblicitario che lui fa per queste società che vende le console insieme alle ROM, magari senza neanche rendersene conto consapevolmente. L'altro aspetto è quello morale verso i suoi followers. A me, l'ho già detto nel mio video, dà l'idea che non si stia comportando in modo sincero con i suoi followers perché nel suo video non ha raccontato secondo me la verità, proprio per l'incongruenza che si può desumere dal confronto tra quello che lui dichiara come causa del suo essere indagato e invece ciò che risulta come causa dal foglio del mandato dell'autorità che lui stesso ha mostrato in quel video. Praticamente credo che si sia ingabbiato da solo. Inoltre ha chiesto di essere aiutato e sorretto dalla sua community con delle donazioni contro il cattivo Nintendo o Sony di turno che gli va a rompere diciamo i coglioni, perché a suo dire lui ha la sola colpa di aver fatto delle semplici recensioni su YouTube di queste consoline. La cosa non sta così e ho come la sensazione che quando i suoi follower scopriranno questa cosa, dato che magari hanno anche pagato facendogli una donazione per aiutarlo alla luce di ciò che lui ha detto, ecco, non credo proprio che gli diranno bravo, bravissimo, ma magari potrei sbagliarmi. Lui adesso magari sembra il paladino contro i poteri forti perché dichiara di non aver fatto quello che gli imputano, ma se viene fuori la verità dopo la battuta nel martelletto che invece lui faceva parte di questo sistema di vendita accennato prima dove all'interno c'erano le famose ROM, non so se gli andrà tutto bene. Secondo me questi errori li sta facendo entrambi senza rendersene nemmeno conto, in modo sciocco. Gli reputo degli errori e rischia davvero di perdere tanto. E io non continuerei ad aumentare il tetto del crowdfunding.